Eccoci qui viaggiatori. Allora, come vi dicevo nel video di oggi andremo a realizzare alcuni gioielli utilizzando una tecnica un po' particolare, una tecnica col filo di rame che praticamente ricorda i grappoli d'uva o comunque le viti dell'uva, e andremo a realizzare vari gioielli con questa tecnica. I gioielli che andremo a realizzare sono una coroncina, una collana, un paio di orecchini e un bracciale. Allora, i materiali che ci serviranno per queste creazioni sono del filo di rame, varie perline, delle pinze e nastri o spaghi che poi vi farò vedere in che modo li vado a utilizzare. Allora, il procedimento è molto semplice. Per prima cosa andiamo a prenderci del filo di rame. Comunque, come sempre, state tranquilli, per tutti i materiali che io vado ad utilizzare all'interno del video vi lascio qui sotto in descrizione il link affiliato Amazon con tutti i materiali per poter ricreare i gioielli o comunque le creazioni che io vado a realizzare. Allora, ci prendiamo quindi, come vi dicevo, il filo di rame. Io preferisco utilizzare questo un pochino più sottile perché ci lavoro molto meglio rispetto a quello più spesso. Questo è uno 0,6. Ne prendo un bel po'. Ok, allora quello che io vado a fare, vado intanto a crearmi una solina qui nel fondo in questo modo e vado a semplicemente ruotare in questo modo sulla solina. La prima cosa che andremo a realizzare sarà la coroncina, quindi quello che io ora vado a fare, mi vado a prendere l'altro capo del filo, vado ad inserire la prima perlina, in questo modo fino ad arrivare al punto dove ho l'asola, fino a qui. Adesso la distanzio un po' e quello che io semplicemente vado a fare, vado a piegare il filo in questo modo intorno alla perlina, in questo modo, e vado semplicemente poi a girarmi i due fili fino a che non arrivo al punto dove ho l'asolina. In questo modo qui, e questo è quello che farò per tutta la lunghezza della mia coroncina.
L'ultimo pezzettino che vi rimane, facciamo la solina come abbiamo fatto all'inizio. In questo modo ci andiamo a sistemare i rami della nostra vite come più ci piacciono. Ok, in questo modo. E quello che vado a fare, questa sarà la nostra coroncina, la nostra tiara. Vado a inserirmi il nastro all'interno della solina che abbiamo creato. Facciamo un nodino bello stretto. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. In questo modo noi potremmo chiudere e quindi rendere regolabile la nostra coroncina. Ed eccola qua, che può essere una coroncina. Io normalmente queste così le porto come decorazione per i capelli o a cerchietto, cioè si possono mettere in molti modi ed è un gioiello molto semplice ma secondo me è molto bello a vedere da effetto. Poi a me piace molto questo nastro di velluto, ma uno volendo può metterci uno spago, una catena, si possono fare veramente in moltissimi modi. E adesso con lo stesso procedimento andremo a realizzare anche una collana, un braccialetto e 2 orecchini. Ok, allora eccoci qua. Adesso veniamo alla collana, quindi prendiamo sempre il nostro filo di rame. Qui voglio fare una cosa un po' più piccola
perché poi voglio andarci ad aggiungere una pietra molto bella che ho, che ora ve la faccio vedere, che è questa pietra a forma di cuore. Quindi qui andremo a fare il wire sulla pietra e poi andremo ad agganciarlo alla tecnica wire a vite. Quindi questo ci servirà per fare il wire della pietra, e poi ci prendiamo un altro po' di filo di rame che utilizzeremo per fare il resto della collana. Potete o andare avanti e continuare, oppure io adesso vado a inserirci il mio ultimo ciondolo, facendo passare entrambi i fili all'interno del mio ciondolo in questo modo, e poi facendo passare e fermando i fili intorno al ciondolino in questo modo, e poi semplicemente prendo entrambi i capi e li faccio girare intorno al cappiettino in modo da fermarli
mi tolgo l'eccesso, mi sistemo i fili, mi sistemo il mio lavoro e questo sarà il ciondolo della nostra collana. Poi ovviamente come sempre vi farò vedere tutto poi montato alla fine e vi farò sempre come sempre la carrellata poi di tutte le creazioni. Adesso passiamo agli orecchini, che saranno una cosa molto simile a questo. Allora, per gli orecchini ci serviranno 2 pezzi di filo, sempre di rame, però più piccoli. E il procedimento è sempre lo stesso. Quindi parto dal mio cappiettino iniziale, giro e compongo la mia vite. Anche qua mi sistemo il mio orecchino, vado a fare l'altro. Ora voi sapete come sempre che io non li faccio mai uguali, li faccio tutti diversi, quindi vado a farmi l'altro orecchino. Questi sono i nostri 2 orecchini. E adesso, in ultimo, andiamo a realizzare il bracciale. Quindi ci prendiamo il nostro filo di rame e qui andiamo a fare la stessa cosa quindi che abbiamo fatto finora.
nel mio braccialetto. In questo modo, e poi lo fermo. Togliere l'eccesso. Ed ecco il nostro braccialetto fatto a vite. Allora, veniamo al montaggio dei nostri gioielli. Allora, per quanto riguarda la collana, qui basta semplicemente far passare il filo della collana all'interno dell'asola e avrete la vostra meravigliosa collana. Io, essendo che voglio farla a tema con la coroncina, andrò a utilizzare questo nastro di trasparente nero. Quindi faccio semplicemente passare il filo e questa io poi semplicemente la andrò a legare con un nodino, così che poi me la posso togliere e mettere a piacimento, che sarà poi la stessa cosa che faremo con la coroncina. Per quanto riguarda invece gli orecchini, il passaggio è sempre il solito. Prendo il mio gancino, me lo apro, scelgo il lato da cui voglio che sia il davanti e stringo 1, 2. Quindi questi sono i gioielli con questa tecnica a vite, che devo dire mi piacciono veramente tantissimo. Ovviamente io ora questa coroncina l'ho fatta con la parte più stretta perché mi piaceva avere una sorta di coroncina barra cerchietto fermacapelli per addobbare i capelli, però voi potete anche fare proprio tutta la coroncina lasciando solo il pezzettino in fondo, tutta con questa tecnica. Vengono veramente molto molto belli. Normalmente questi vengono utilizzati per fare gli accessori per le spose. Ne ho trovati un sacco di queste fatti con questa tecnica per quello scopo lì, però come vedete sono bellissimi anche da come
decorazione per i capelli, anche semplicemente se uno volesse un qualcosa di particolare è fatto a mano. Quindi questa è la nostra coroncina, questo è il nostro bracciale che si apre e si chiude, che anche questo devo dire è molto molto bello, mi piace veramente tanto, che ovviamente poi ve lo potete regolare come più vi piace, le palline sistemarle come più vi piace, ma è bellissimo. Poi abbiamo la nostra collana col nostro ciondolino con la pietra a forma di cuore, che anche questa è molto molto bella, e infine gli orecchini, che anche questi sono molto molto belli. Questa tecnica mi piace veramente tanto, e tanto che volevo fare un video dedicato a questa tecnica, perché ne ho visti, ripeto, veramente tanti e mi piacciono tantissimo come tipologia di gioielli. Spero che anche a voi siano piaciuti e detto questo ci vediamo nel prossimo viaggio.